Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ferrari 330 P4, l'auto che ha vinto le 24 ore di Daytona nel 1967 con il pilota Lorenzo Bandini e Chris Amon insieme ad altri due Ferrari, e questa, la numero 23, era l'unica con carrozzeria Spider. All'interno trovo il filtro dell'olio, manicotti, tubi e raccordi testate. Mettiamo da parte pure questi manicotti perché tanto con i tubi non li useremo in questa sessione di montaggio. Intanto, prima di farvi vedere tutto, ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. Aspettate, perché mi sono accorto che l'anello luminoso, quello che sostiene il telefonino e mi aiuta anche ad illuminare di più le immagini, è spento. Un attimo. Ecco, non so se sia cambiato qualcosa, comunque adesso è acceso. E ringrazio tutte le persone che si iscrivono al canale, che sono iscritte al canale. Se attivate la campanella sarete aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Ringrazio anche tutti gli abbonati con tutto il cuore che mi sostengono a livello proprio economico per la crescita e fare qualche piccolo investimento del canale. Grazie ragazzi. Come potete vedere è il numero 21, Centauria lo ha fatto di nuovo ogni anno e abbiamo perso un numero, nel senso che dovremmo essere al numero 22 momentaneamente, siamo indietro di una settimana, però poco male, dai. Ero convinto di riuscire ad acquistare, di acquistare due numeri, così come anche per l'Audi e la Lancia Stratos, anche se adesso parliamo di altre auto, però anche qui, visto che le sto facendo tutte e tre, ho ritirato solo un numero. È tutto in plastica. Qui abbiamo questi due raccordi con il manicotto e li mettiamo via subito, tanto come vi ho detto prima non li usiamo. Poi 3 serie di viti, BM e AM da avvitare nel metallo e una serie di viti AP da avvitare nella plastica. 3 tubi con la finta treccia perché è in tessuto, non è in metallo, però è carina. Eccoli qui. Invece questi raccordi qua finali, non questi che sono in plastica, ma questi sono in metallo. Questo è il filtro dell'olio. Qui sono andato già ad avvitarmi le due viti AP. E questi sono i due raccordi, testata a sinistra, lettera L, destra, lettera R, dove vi ricordo che la destra e la sinistra nel modello vengono sempre viste da dietro, quindi la sinistra è il lato guidatore. Ecco qui, guardate che splendido modellino, lo consiglio veramente a quelli che possono farlo. Questo tubo io sono andato a rimuoverlo per evitare di danneggiarlo, è quello che poi va messo qui. Ecco. Poi ho preso 4 viti AM
e sono andato a crearmi i 4 filetti qui. Mentre con la vite BM sono andato a crearmi il filetto qui. Però attenzione, per crearvi il filetto su questo pezzo rimuovete questa vite e tenete il pezzo in mano, perché rischierete così, potrete rischiare di romperlo, attenzione, se non fate come vi ho detto. La stessa cosa quando andate a crearvi il filetto su questo pezzo, mettete un dito dietro quando spingete con il cacciavite, perché rischiate di romperlo, perché ha appena una piccola superficie di appoggio qua, quindi attenzione. Sono andato già a incollarmi il tubo da 5,5 cm, il 17C che abbiamo montato appunto nell'uscita numero 17, eccolo qui. Mentre invece questo tubo qui del serbatoio di sfiato, vedete il tubo di sfiato, sono andato a passarlo eccolo qui, qua sotto, perché poi girerà così, in questa maniera. Bene, devo dire che le istruzioni non mi sono piaciute, non sono spiegate molto bene, non fanno vedere i passaggi dei tubi, c'è un po' da attenzionarsi a queste cose, bisogna fare molta attenzione. Adesso vado a rimuovermi le 4 viti AM. E vado anche a svitarmi la vite BM, non confondiamole. Poi passo al montaggio di queste parti, molto semplice. Controllo che non ci siano punti di iniezione qui che determinerebbero una non riuscita quando andiamo a schiacciare bene i due pezzi di accoppiamento. Così è perfetto. Vado a svitarmi le due viti AP. Poi prendo il pezzo così, il tubo più piccolo, questo, il più corto, e vado a metterlo qui. Io per adesso, questo sicuramente va messo così, vado semplicemente a inserirli a pressione, ma dopo sapete che io vado a incollarmi tutto, ok? Quindi attenzione, perché non vi fidate, potreste trovarveli poi volanti dentro la teca o vetrina. Dopo metto questo così, aspettate, questo a posto, ok, prendo questo, vedete qui abbiamo questo finale che ha questo perno e lo metto alla fine. Questo vado a metterlo qui, e infine vado a mettere quello proprio che ha il perno.
cioè questo, nell'unico foro rimasto. Poi, prima di andarlo a posizionare sul telaio, prendo questo con la lettera L, quindi lato guida, questo, e lo vado a mettere così. Questa è la lettera R. Io poi andrò probabilmente a incollarmi anche questi, vedremo se sarà il caso. Bene, a questo punto posso procedere al montaggio di questo pezzo. Quindi questo va messo così. Ecco qua. Purtroppo ho sempre questo problema e lo avrò finché non mi opererò alla mano destra, al tunnel carpale, e quindi abbiate pazienza. Anche le cose più semplici in questo caso diventano più complicate per me quando devo usare praticamente sempre la mano destra, le dita soprattutto. Ecco qua. Fatto questo, il tubo lo facciamo passare sotto, questo grande. Questi invece, attenzione, io non so dove voi l'abbiate fatto passare, adesso io vi faccio vedere. Questo del tubo dei freni, guardate. Poi lo fate passare così. Vado a mettermi questo tubo deve passare qua in mezzo, tra questo e questo foro, però me ne occuperò dopo. Prima vado a mettermi la vite BM e tutto sarà così più semplice qui. Senza stringerla fino in fondo ovviamente, però intanto così mi sarà tutto più facile. Ecco, ho messo questa vite qui. Adesso, maneggiando sempre con cura il modello, non ci dimentichiamo che tante cose sono in plastica, è anche molto fragile. Guardate, questo lo lasciamo cadere qua sotto, il raccordo. Questo lo passiamo così.
metto la prima vite, poi vi faccio vedere bene, state tranquilli. Senza stringerla. Adesso questo tubo qui dell'olio lo faccio passare, come vi ho detto prima, tra questa vite e questa vite qua al centro, quindi lo tiro giù, di qua non mi può più scappare perché ho messo la vite, lo tengo così e vado a mettermi l'altra vite. Ok? Questo deve passare sotto così. Adesso vado a mettermi anche questa vite qui. Avete visto com'è tutto più semplice una volta che vi siete creati i filetti? E l'altra qui. Questo va tirato da questa parte però, così. Ecco. Metto l'ultima vite, controllo e stringo. Allora, guardate, qui abbiamo il tubo del freno, perfetto, qui abbiamo l'altro, così, infatti adesso vi faccio vedere, se andiamo a vedere la figura A a pagina 84, ci fa vedere questo pezzo, il raccordo in plastica sui due tubi, che è qui, proprio qua sotto. E il tubo passa, se guardate sempre la stessa foto, in mezzo a queste due viti. Non è spiegato molto bene, devo dire la verità. Soprattutto perché poi si ostinano a fare questi fondi bianchi e mettono i tubi trasparenti, non si capisce nulla ovviamente. Però ci arriviamo lo stesso. Adesso posso stringere, do un'altra controllata a questo tubo, va bene. Anche un po' più su lo posso mettere. Non è pizzicato, ragazzi, è solo stretto in mezzo, ma non è pizzicato. Ve lo faccio vedere anche da sotto, così lo vedete meglio. È libero, vedete? Però deve stare così. Poi andremo a controllare bene questa lunghezza una volta che monteremo il resto. Per adesso va bene così. È ovvio che non dovrà stare in questa maniera, però basterà tirarlo o di qua o accorciare di più questo tubo. Questo. Si stacca questo tubo, si taglia un pezzo e si vede la lunghezza, ma questa è una cosa che si può vedere dopo. Alla fine, una volta che abbiamo definito tutti quelli che sono i pezzi da inserire. Quindi posso stringere, no, questo è l'altro.
un modello che consiglio sicuramente perché è bellissimo. Ecco, qui è il tubo dello sfiato, appunto, quello che parte da questo serbatoio, dal tappo. Come fanno vedere nella foto, deve cadere qua sotto, così. Io ho deciso di farlo passare in mezzo a questi 3 tubi, perché diversamente ve lo trovate sul differenziale e non è bello. Quindi, questo poi andrà messo così. Vi ricordo che andrò a incollarmi tutti i tubi, però prima non lo farò neanche dopo che spegnerò adesso il telefonino, lo farò quando andrò a attaccare l'altro pezzo e vedrò qual è l'inclinazione giusta da dare a questi tubi e poi andrò a fissarmeli, quindi ecco, attendo. Penso di avervi fatto vedere tutto, guardate che spettacolo, è bellissimo. Questi tubi poi che non ci fanno montare adesso, vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il taglio a mezzaluna, qui abbiamo il taglio a mezzaluna, quindi questo andrà sicuramente così. Così. E questo invece ha nella parte bassa anche questo di sicuro. Qua abbiamo un foro, qui abbiamo il perno, quindi questo va messo, penso così, anzi sì, così va messo questo, ecco qua. Però non ci dicono di metterlo, ce ne sarà poi sicuramente un altro identico dall'altra parte, come questo. Ecco, qua ci saranno poi 2 radiatori, uno di qua, uno di là. Lo stesso tubo poi ci verrà dato e sarà inserito qua sotto, ecco dove c'è il foro superiore, mentre invece questo, come vi ho detto prima, è dedicato a questo tubo che sono andato a staccare perché è facile poi danneggiarlo, questo qui. Ecco, questo va messo poi all'interno qui. Anzi, adesso provo a metterlo, ma andrò poi sicuramente a toglierlo nuovamente. Ecco. Guardate che spettacolo, bellissimo. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto e un abbraccio, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Grazie a tutti quelli che salutano il mio fratellino Michelangelo, il mio amore, il mio gatto tigrato europeo. Ecco qua. Vedete? Ho tirato dove non dovevo, ma non è un problema. Andrò poi a incollarlo nuovamente. Al limite, come vi dicevo prima, vedete? Alla fine però, una volta che avremo attaccato tutti i tubi, uno può staccare questo, lo fa più corto e lo attacca lì, così rimane bello nascosto e non rimane così lungo. Sempre meglio avere le cose, i tubi un po' più lunghi, accorciarli non ci vuole nulla, allungarli si può lo stesso fare, magari un giorno vi farò vedere come fare, ma adesso non è il caso. Sta a mano. Ecco qui. Bene, se vorrete darmi un'ulteriore mano di aiuto, condividete i miei video nei gruppi dedicati e ricordatevi di iscrivervi al canale sempre che ne abbiate piacere. Un abbraccio ragazzi, al prossimo video, ciao!